Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno della bilancia o ascendente bilancia o luna e Venere o Venere in bilancia per i più esperti. Andiamo a vedere come sarà questo mese di giugno 2025. Partiamo con una stesa generale facendo la croce celtica in modo tale da vedere tutto quello che si svilupperà nelle vicissitudini quotidiane. Poi andiamo a vedere l'amore e poi alla fine del nostro viaggio insieme ti leggerò il rituale della buona riuscita per te in questo mese, in modo tale da poter realizzare tutti gli obiettivi che ti sei prefissa o prefisso, ok? Allora, andiamo a vedere, facciamo una bella croce celtica iniziale, bilancia, giugno 2025. Allora, vediamo prima di tutto qual è la guida, l'energia generale del mese, la guida per te, quella attorno a cui ruota tutto, l'ostacolo, la sfida principale, quello che è alla base, la radice della situazione, quello che ci lasciamo alle spalle nel mese che è appena trascorso, cosa accade la prima parte del mese di giugno, seconda parte del mese, il tuo atteggiamento, le influenze esterne, le tue speranze, le tue paure e l'esito possibile, la tendenza finale del mese. Allora, partiamo. Qual è l'energia generale del mese? Qual è la guida in questo mese? Attorno a cui ruota tutto? Il Papa. Il Papa mi parla di prendere decisioni importanti. È un'energia molto responsabile tua. Prendere decisioni importanti, avere chiare le idee, prendere decisioni importanti, fare le scelte giuste per te, è un'energia di grande rispetto e di si fa così, ok? Si fa così. È un'energia di autorità, di presa di posizione, è un'energia di questo tipo. Si fa così, scelte giuste dettate dalle tue credenze, da ciò in cui credi fermamente. Mm? Mi parla anche di sistemare cose il Papa, sistemare delle cose con delle giuste decisioni, avere chiare le situazioni, fare le scelte giuste in tutti gli ambiti. Quindi è una presa di risoluzione il Papa. E questa è la guida per te in questo mese. Vediamo qual è l'ostacolo, la sfida principale. L'eremita. Devi fare delle scelte ponderate in questo mese. L'eremita, ostacolo, sfida principale, mi può parlare di una certa incapacità nel trovare la via interna, no? Come se ti trovassi a dover andare prudente in certe situazioni, quindi un po' di... L'ostacolo può essere quello di trovare la giusta via e la via interna, di prendere delle decisioni giuste alla luce della tua consapevolezza. È come se l'eremita al blocco mi parla di difficoltà a fare chiarezza interiore. Difficoltà a fare chiarezza interiore per andare incontro a decisioni ferme, sistemare cose, un po' di difficoltà a fare chiarezza interiore. Lo vediamo nel corso della lettura comunque. E vediamo quali sono le radici della situazione. L'asso di bastoni. L'asso di bastoni mi parla di una grande spinta creativa, innovativa, volta alla voglia di realizzare cose nuove, delle opportunità e anche il risveglio della Kundalini, cioè l'energia creativa che nasce in te, che ti vuole far prendere decisioni giuste, sistemare delle cose per una spinta al nuovo, una spinta innovativa che c'è in te. Vediamo cosa ci lasciamo nel mese di maggio. Il 4 di spade mi può parlare di una certa convalescenza nel mese di maggio, di una certa riflessione, introspezione che hai fatto o di una certa convalescenza che hai avuto, un certo fermo, un certo riposare, un certo prendersi del tempo e adesso con la voglia di sistemare delle cose. Ok. Vediamo cosa succede quindi nel futuro imminente, nella prima parte di giugno 2025. Il 3 di denari. Il 3 di denari mi parla di lavoro, ti vedo cooperare anche magari per esempio con altre persone nel lavoro, ti vedo creare una struttura, significa lavorare insieme il 3 di denari, te lo stavo dicendo in spagnolo, trabajar en equipo. E,
Vedo qua persone che collaborano con la voglia di costruire delle cose, per esempio se hai un'azienda o se hai un negozio, collaborare anche con altre persone, fare delle scelte in comune, in modo tale da soddisfare tutte le persone coinvolte, una proposta di affari per fare qualcosa insieme. Comunque ti vedo al lavoro, creando strutture, collaborando, integrandosi, venendosi incontro, quindi la prima parte del mese parte così. E con questa, oppure semplicemente sono la cooperazione sul piano pratico con altre persone. Mm? Vediamo lo sviluppo successivo della seconda metà del mese. Al lavoro ti vedo appassionata a lavorare o comunque fare ciò che ti appassiona, anche gli studi. Ti vedo la seconda parte del mese inizia con questo vederti impegnata a far funzionare determinate cose nella vita pratica. Far funzionare determinate cose nella vita pratica. Vedo che il mese di maggio è stato un po' più fermo, un po' più, o comunque sia una sorta di convalescenza che ti ha permesso di adesso alzarti e dire adesso prendo delle decisioni importanti che riversi sul piano pratico della vita, tra cui il lavoro è una delle principali. Ti vedo appassionata, appassionato. L'unica difficoltà può essere questa dell'eremita, incapacità un po' di trovare la via interna a volte, no? È il saggio l'eremita, un po' la saggezza interiore, perché sei spinta o motivata o motivato da una forte voglia di novità. Mm. Vediamo comunque, continuiamo la lettura. Qual è il tuo atteggiamento? La regina di denari. Ti vedo prenderti cura delle tue cose e volere la stabilità che meriti. La regina di denari, questa anche molto evocativa, la carta con una persona che gli fa l'ombrellino. E il tuo atteggiamento è voler conquistare ciò che ti fa bene, il tuo benessere personale. Quindi tutto ciò che ti fa bene, il tuo atteggiamento è proprio questo, voler conquistare il tuo benessere personale nella vita pratica, nella vita lavorativa, nella famiglia. Sì, ti vedo molto responsabile volendo conquistare il tuo benessere personale. Vediamo cosa arriva dall'esterno. C'è un cambio all'esterno, arriva la morte dall'esterno, cambiamenti che portano, cioè arrivano degli eventi che ti portano un cambio, eventi che ti portano dei cambi. Anche taglio con il passato, eventi esterni che tagliano con il passato, situazioni che hanno già avuto il loro corso, situazioni che giungono al termine, all'esterno, quindi tutto ciò che riguarda l'esterno, situazioni che giungono al termine. Ti vedo prendere decisioni importanti sulla base anche dell'esterno, cioè rinnovare l'asso di bastoni anche di circostanze esterne. Il tuo atteggiamento, ripeto, è tutto volto a darti la stabilità che vuoi. Vediamo quali sono le tue speranze o i tuoi timori. Il matto. Hai voglia di novità, ricordiamo, però hai un po' paura dell'imprevisto, di ciò che non sai. Quindi hai voglia di novità perché ciò che le radici della voglia di fare cambiamenti e portarli in essere nuovi, hai la voglia di lanciarti, però c'è un po' di timore a farlo, perché mi suscita come regina di denari, che tu sia uomo o donna non importa, colei che ha un po' timore del cambiamento, è più per stare cose concrete, solide, stabili, no? Però gli eventi esterni ti portano a fare questi cambiamenti, è un po' come dire il matto, abbi fede negli eventi. Il cambiamento presuppone delle novità che possono essere anche degli imprevisti, ok? Quindi la stessa ti sta dicendo sul piano pratico, lavorativo, non aver paura del cambiamento perché sei mossa da questa novità, ok? Vediamo come l'esito possibile o la tendenza finale del mese. Il 2 di denari, ti vedo, il 2 di denari mi parla di equilibrio, cercare, ti vedo molto impegnata o molto impegnato nella vita pratica o quotidiana. E il 2 denari, siccome ti vedo molto impegnato, ecco qui che entra in gioco la sfida, no? La sfida cos'è? La sfida in questo caso è trovare la via interiore, perché ti vedo molto impegnato nella vita pratica, lavorativa, molto entusiasta anche, ma può darsi un po' irrequieta forse o irrequieto.
e anche la paura del cambiamento, di qualcosa di nuovo. Quindi i 2 denari questo mese si conclude con la necessità di di ristabilire quali sono le tue priorità. Ti vedo, ripeto, occupata, ristabilisci un po' le priorità per non agitarti troppo, e tant'è che ci insegna l'eremita come fare, che è al blocco, no? La via interna. La via interna è come è anche un po' il passato l'eremita, no? Essere un po' più legati alla zona comfort, quindi ristabilisci le priorità, come per dire fai un po' di cose nuove, tieniti un po' di cosa tua che conosci già, fai un po' di cose nuove, quindi in questo modo ti permette di dare il giusto credito alle priorità, di stabilire un equilibrio, va bene? Ti vedo con vedo queste novità che arrivano e questi cambi che farai nonostante un po' di timore nel farlo. Ehm, Non aver paura, perché l'eremita al blocco può anche essere un'eccessiva introspezione a volte, no? Che ti impedisce di andare verso il nuovo, nonostante tu lo voglia, però ti impedisce di andare verso il nuovo, soprattutto per quanto riguarda la vita pratica. E quindi qua possono essere delle proposte che faccio, prendo o non prendo, e se poi questa proposta si accavalla con altre situazioni che ho già, ti vedo impegnata su questo, però ti vedo andare incontro alla novità, tu hai voglia di novità. Mi spiego, hai voglia di tutto questo che poi mi proietta all'esterno con queste circostanze nuove che ti arrivano nella vita, queste novità. Mm. Perché poi dici, questa cosa mi può portare benessere o mi dà un po' mi destabilizza un po'. Il senso qual è? La vita è magia, è imprevisto. Ti dicono, ti stanno dicendo le carte, lanciati perché la concretezza che vuoi fa parte l'imprevisto o un po' il rischio, hai paura un po' del rischio, fa parte della vita. Se non rischi, ehm, questa ricerca di novità non viene appagata, mi dice, capito? E siccome il fulcro di questa stesa è prendere delle decisioni importanti, nuove, allo stesso tempo radicate, all'interno di questo contesto fa parte anche l'imprevisto, cioè includi anche l'imprevisto e abbi fede, ok? Vediamo un po', mettiamoci alcune specifiche. Fino a questo momento abbiamo i segni in questa stesa dello Scorpione, Toro, Vergine, Capricorno, Ariete, Vergine, Toro. Sono i segni con i quali puoi interfacciarti in questo mese, ma è solo un'indicazione. Allora, vediamo la guida, l'energia generale del mese con il Papa. Il 3 di spade, mi dicono, è come se ti rialzassi da un momento difficile, un momento doloroso, una chiusura, una situazione difficile, come se ti rialzassi e dici prendo queste decisioni adesso, sono più forte di prima. Vediamo con l'eremita il blocco o l'ostacolo, l'appeso. Può essere che sei stata in convalescenza nel mese successivo. Comunque il blocco è proprio l'incapacità di trovare la via, spesso di guardare le cose da un'altra prospettiva è il blocco, mi spiego? Quindi è come se dicessero le carte: abbi fede nei cambiamenti che stai sperimentando, perché sono funzionali a questa necessità che hai tu dentro, nel subconscio, di apportare novità alla tua vita. Cambia prospettiva rispetto agli eventi, che siano stati eventi difficili o eventi di qualsiasi natura. Cambia prospettiva rispetto all'approccio, al giudizio che davi a quegli eventi o che dai a quegli eventi. Ci possono essere delle situazioni ferme, però ti dico che qua si sbloccano le cose sul piano pratico. Vediamo un po' sull'asso di bastoni le radici della situazione. Cavaliere di denari, infatti vuoi novità sul piano pratico, vuoi che la vita si muova. Vuoi che la vita si muova, e questo è anche rispettivamente sul lavoro, no? Quindi sei animata da novità, ma non solo sul lavoro, anche nella vita pratica. Novità, novità, novità. Qualcosa di nuovo. Vediamo quindi quello che arriva in questo mese col 3 di denari, la prima parte del mese 3 di denari. La regina di coppe, qua ti vedo avere sul piano pratico quello che vuoi, anche delle entrate di denaro possono essere, ma anche collaborazioni sul profilo lavorativo. Qua mi compari come regina di coppe, ossia come colei che stava aspettando questo, stava aspettando questo.
e anche la possibile collaborazione con delle figure femminili molto empatiche, molto comprensive sul profilo pratico e lavorativo. Vediamo l'otto di denari, quindi cosa succede nello sviluppo successivo, seconda parte del mese. 8 di denari. Il sole, ti vedo molto felice del lavoro che stai facendo, dei tuoi studi o del lavoro, ti vedo molto contenta, molto felice. Anche i rapporti tra colleghi sono ottimi. Vedo molta amicizia, molta felicità, rapporti tra colleghi molto, molto felici sono. Sì, nella seconda parte del mese. E ti vedo appassionata, c'è molta o appassionato, felicità in quello che stai facendo, nel lavoro, sei molto presa, molto preso e quindi vai a soddisfare questa energia potente che c'è in te. Vediamo il tuo approccio con la regina di denari, il tuo atteggiamento. 7 di bastoni, infatti tu vuoi la tua stabilità mettendo dei limiti a tutto ciò che non ti dà soddisfazione. 7 di bastoni con il tuo approccio, cioè difendo quello che mi sono guadagnata fino a questo momento, difendo le mie priorità, e ho molto amore e stima di me stessa o di me stesso, conseguendo i miei obiettivi, mettendo e soprattutto utilizzando anche la pazienza, ti direi, la pazienza con la regina di denari per tutto ciò che può sorgere come ostacolo, che può essere una certa attesa per qualcosa. Vediamo cosa arriva dall'esterno con la morte, di cosa mi parla questo cambiamento. Wow! È l'imperatrice. Vedo che ci sarà molto successo, prosperità e abbondanza all'esterno, cioè all'esterno ti arriva molto successo, prosperità e abbondanza per ciò che riguarda quello a cui stai anelando, quindi che sia situazioni di maggiore stabilità ci sono, sì. Ecco perché ti vedo più occupata o occupato. E l'esterno, quindi circostanze esterne ti portano a una grande prosperità, arriva un cambio esterno, grande prosperità e sviluppo negli ambiti che tu stai chiedendo. Vediamo un po' questo matto, speranze o paure. Il 9 di denari, guarda, hai paura un po' a lanciarti in qualcosa di nuovo, allora perché hai paura dell'inatteso, dell'imprevisto, per realizzare la tua autonomia, che sia economica, che sia psicofisica, però ti dicono di avere fede nell'inatteso, in quello che accade. Perché vuoi realizzarti sul profilo economico, lavorativo, vuoi stare bene, però c'è anche paura che non si realizzi questa cosa. Però ti dicono la stessa, abbi fede, perché l'esterno ti sta portando dei grossi sviluppi. Allora, sul 2 i denari, esito possibile, tendenza finale del mese. 8 i denari, guarda, ti vedo conseguire ti vedo al lavoro, ti vedo molto occupata in questo mese nel lavoro, o occupato, molto occupata, però questo che stavi aspettando, cioè ti vedo molto impegnata, molto impegnato, cercando di ristabilire un po' le tue priorità anche, no? Cioè dare spazio sia alla vita personale che alla vita lavorativa, e ti vedo molto molto impegnata anche con 2 lavori probabilmente qui, però è una cosa che ti appassiona, ok? Ok, anche qui abbiamo i segni della Vergine, Cancro, Pesci, Scorpione, Toro, Pesci, che sono le energie con le quali ti puoi interfacciare in questo mese. Allora, andiamo a vedere adesso nello specifico sull'amore per te. Per alcuni di voi ci sono delle attività nuove e avete paura un po' che questa cosa nuova ehm, non sia consistente. Invece ti dicono no, è consistente questa cosa nuova. Impegnati e basta, stai sull'azione. Vediamo sull'amore, bilancia. C'è un amore erotico. L'amore erotico è diverso dall'amore passionale, è un amore che è più fatto di sensazioni, di emozioni, di corteggiamento, di intrighi, nel senso non intrighi, c'è un certo erotismo. L'eros è l'energia creativa, no? Che non è soltanto relativa all'amore con un'altra persona, l'eros. L'eros è un aspetto dell'amore. Sapete, gli antichi greci che ci danno tante informazioni utili ci raccontano come
l'eros è energia creativa, che non è soltanto legata al rapporto a due con un'altra persona, ma è energia creativa in tutto ciò che ti appassiona. Cioè l'energia erotica, eros, amore, è un'altra forma dell'amore che si adempie anche con attività creative, lavorative, e quindi tu vai a soddisfare l'energia erotica anche sul profilo pratico e lavorativo facendo ciò che ti appassiona. E qua ci sono due cose che ti ha due volte l'otto di denari, e cioè ti vedo impegnata, appassionato in qualcosa. Quindi è tutto diciamo, un mese che ti vede appassionata con questa forte energia erotica che vai a riversare sul piano pratico della materia, e anche con dei progetti, facendo dei progetti, eccetera. E qua anche nell'amore a due ti vedo con un amore erotico. Andiamo a vedere di cosa si tratta, che non è necessariamente un amore andarci a letto, ok? È qualcosa di più stimolante a volte. Vediamo. Vediamo, bilancia, come vanno a stare le mie ragazze e i miei ragazzi della bilancia in amore giugno 2025. Due di denari, tre di coppe, il matto. Vedo un nuovo cammino, conosci persone nuove qua, molto ben aspettate sono le nuove conoscenze. Nuove conoscenze, ti vedo conoscere persone nuove, gente nuova, ti vedo soprattutto affidarti alla vita senza voler fare nessuna aspettativa, con il matto qui, no? Cioè vivere con leggerezza, non prendo impegni con nessuno, però mi godo la vita, le mie amicizie, persone nuove, ti vedo molto leggera o leggero, nel senso più bello del termine, ok? E qua abbiamo, scusami, paggio di denari sono comunicazioni anche proposte, perché il paggio di denari non sono solo comunicazioni amorose, sono anche proposte. Magari può venire da proposte da amici o persone che lavorano con te o che sono vicino a te. Ok, vediamo un po' l'energia della persona che ti viene incontro in questo mese. Re di bastoni, 7 di bastoni, 4 di denari. Abbiamo a che fare con una testa dura qua. Qua abbiamo a che fare con una persona che ha un po' la testa dura. Vedo una persona che può avere delle difficoltà sul piano, cioè una persona combattiva ma un po' resistente. Puoi aver avuto a che fare o puoi stare avendo a che fare con una persona un po' resistente, che non si apre facilmente, un po' orgogliosa anche. O puoi aver avuto a che fare con questo tipo di persona, oppure può essere una persona nuova che la vedo molto spigliata, molto forte, allo stesso tempo anche tenace, ma anche che non si apre facilmente, è molto gelosa delle sue cose. Questo è il personaggio che vedo per te in questo mese, però anche molto interessante da un punto di vista focoso. Vediamo cosa succede alla fine in amore per te in questo mese. Bilancia, 10 di denari, l'imperatrice, l'8 di spade. Guarda, ti vedo conseguire dei successi in ambito pratico, lavorativo, di casa o del tuo benessere personale. E con l'8 di spade, vediamo un po', perché l'8 di spade, 9 di coppe. Allora, io qua vedo che da entrambe le parti non c'è nessuno che voglia prendere, diciamo, degli impegni a lungo termine. Qua c'è la necessità, soprattutto da parte tua, di vivere le cose con più leggerezza. Io ti vedo molto interessata alla casa, allo sviluppo delle tue attività, perché vedo che vanno bene qua. Però per quanto riguarda l'amore è come se ci fosse un po' di blocco relativo a un certo blocco mentale da parte tua o da parte di questa persona. È possibile che sia da parte di questa persona che non si apre facilmente, inizialmente. Qual è l'energia del re di bastoni nei tuoi confronti? Cavaliere di spade. Qua vedo una persona tesa. Tesa, che vuole dire la propria. Vediamo l'energia positiva in amore per te. C'è la torre, energia positiva qua. Ciò significa che qualsiasi cosa succede che ti destabilizza in amore è giusto per te.
Cioè, la torre cosa rappresenta? Qualcosa che crolla, anche una certa rigidità che crolla, anche un colpo di fulmine può essere, che ti vede un po' imbarazzato all'inizio e stai nel tuo per vedere cosa succede. Perché la torre? La giustizia? C'è qualcosa che arriva per giustizia, che può destabilizzare uno status quo. Alcuni di voi, io credo che sia questo, hanno avuto a che fare con una persona rigida o più rigidita, l'ha mandata a benedire. Questo è il senso e questo è giusto per voi. E voi prendete la giusta, qua ci sei tu la bilancia, no? Qua prendi la decisione di rompere una situazione che non è più stimolante rispetto a una persona più rigida o che non si apre e ti apri al nuovo qua, io vedo. Ecco perché ti vedo felice delle tue cose, felice di aver fatto questa rottura e aprirti al nuovo. E poi stare a vedere cosa succede. Vediamo energia negativa. Il 7 dei denari è come se avessi perso la pazienza, perdessi la pazienza con qualcuno, che può essere un'energia che ti porti avanti, con la quale sei in dubbio in questo momento, come se perdessi un po' la pazienza e quindi ti apri al nuovo, dandoti alla vita, alle nuove amicizie, quindi rompi una situazione stagnante di questa natura e ti dai al nuovo. Sei tu che rompi qualcosa qui, o c'è qualcuno che arriva a darti un colpo di fulmine e tu prendi la decisione di rompere una situazione stagnante che ti dà nervosismo. Per alcuni di voi è così, eh? Di cosa mi parla l'imperatrice? La regina di spade, qua sei tu che prendi una decisione di tagliare qualcosa per il tuo benessere e per il tuo sviluppo. Vediamo il matto, dove va? Paggio di spade, io credo verso una persona nuova, a conoscere persone nuove, o comunque sia, voi tagliate una situazione, fate piazza pulita di una situazione stagnante e poi state a guardare cosa succede poi dall'altra parte. Nel frattempo vi dedicate a voi perché vedo che avete tanto da fare sul piano pratico e questo vi stimola, vi stimola, vi stimola. Vediamo un po' l'amore, cosa ti dice con i miei potenti oracoli lui lei. Per tutte le ragazze nuove i miei oracoli li potete trovare sotto in info box in descrizione. Allora, vediamo un po'. Qua abbiamo anche il segno dell'acquario, gemelli, toro di nuovo. Per capire mi sono distrutto. Infatti qua tu, la distruzione, la torre, no? Per questo credo sia riguardi te, questa carta. Per capire mi sono distrutta, per capire di prendere una decisione, di andare incontro al mio benessere vero senza portarmi avanti degli strascichi emozionalmente invalidanti, mi sono distrutta, cioè ho distrutto le vecchie credenze, prendo ferma risoluzione una decisione di tagliare o di parlare chiaro e sistemare le cose, perché ho perso la pazienza. Perdete la pazienza ma è a vostro favore, Cos'altro? Evitate alla vita. Ho sempre avuto paura dell'amore. Poi sei arrivata tu e mi hai sorriso. Sono spacciato, mi sono innamorato. Qua ci sono delle persone che tu conosci o nel tuo intorno che può essere questa persona qui, soprattutto per le ragazze single, i ragazzi single, è una persona più trattenuta, più chiusa. Nei tuoi confronti si sente un po' inferiore, è una persona che ha paura dell'amore. Però nel momento in cui arrivi tu, gli sorridi, è come se si innamorasse questa persona e c'è questo colpo di fulmine, Cos'altro? Voglio fare l'amore con te. E qua c'è una persona che vuole fare l'amore con te. C'è molto erotismo qua, anche in quello che fai, c'è molta passione e come ti ho detto anche prima, l'amore erotico non è soltanto avere rapporti con una persona sessualmente, ma è l'amore, l'eros, che si manifesta in ogni cosa che ti eccita creativamente sul piano pratico. E siccome l'otto di denari che è uscito 2 volte, è un'energia di impegnarsi, far funzionare le cose con entusiasmo, no? E quindi ti vedo soddisfare l'aspetto dell'amore erotico, soprattutto in questo tema. Mm. E anche ti vedo molto popolare con la regina, con l'imperatrice qui. Sì, però è come se ti godessi questo momento prendendo delle decisioni di tagliare quelle situazioni che ti fanno, per cui hai perso la pazienza un po'. Ok. Adesso, ragazze mie e ragazzi, ricordiamo che abbiamo
qua se ti ricordi, l'energia centrale della stesa era il Papa, cioè prendere delle decisioni importanti che sono state meditate dal periodo di maggio, col 4 di spade di prima, no? Ecco, in funzione di questo, che poi vanno a effetto domino su tutti gli ambienti, gli aspetti della tua vita, andiamo a vedere cosa ti dicono le carte del drago immaginale per il rituale della buona riuscita. Allora, bilancia, come andare incontro a al Papa, all'asso di bastoni e quindi la voglia di novità, a non aver paura del cambiamento. Vediamo. Wow, qua ti innamorerai, l'innamoramento. Guarda, è un po' il succo di quello che ti ho detto prima. Non tanto, cioè l'innamoramento richiede un atto di volontà a volte, no? Cioè noi perdiamo il contatto con l'invisibile e quindi quando qualcosa ci fa piacere non ce ne accorgiamo nemmeno, no? Come vi dico sempre, se noi prestiamo attenzione proviamo il piacere, dobbiamo allenarlo il piacere, no? Quando per esempio un raggio di sole ci accarezza il volto, se noi non siamo attenti, cioè nel momento presente, perdiamo il piacere di quel momento, c'è il senso di piacevolezza. O quando per esempio ci facciamo una bella doccia, magari quando fa freddo con l'acqua calda e ce la facciamo pensando ad altro e non pensiamo a quella bellezza di quel calore che ci sta scaldando la pelle, noi non stiamo provando il piacere, non stiamo allenando il corpo al piacere. È così l'innamoramento. Qua io ti vedo innamorata in questo mese e dici, ma di una persona hai visto un po' cose particolari qui? No, non è di una persona in sé, perché c'è l'imperatrice, innamorata della tua bellezza, di qualcosa che ti affascina, che fai, di un progetto lavorativo, di qualcosa di creativo. Questa carta ti dice innamorati, innamorati di qualcosa o anche un oggetto del desiderio, di qualcuno. Innamorati e fai che quell'innamoramento lavori all'interno di te per far sviluppare creatività, piacere, piacevolezza. È una carta bellissima, adesso ti leggo per fartela vedere, numero 7. Allora, vedi, dice, l'innamoramento è uno stato di annullamento dell'io. In questo senso, esso conduce alla grande soglia, è un rituale di morte e rinascita. Ci si può innamorare di un fiore, di un gattino, di un tramonto, di una montagna, di un lago, di un uomo, di una donna, di un'opera d'arte, di un progetto, di un ideale. Essere innamorati è uno stato d'estasi e sempre l'estasi porta oltre la mente ordinaria, consentendo all'umano e alla divinità di avvicinarsi. La mente ordinaria è il velo della separazione tra l'umano e il divino, l'estasi lo straccia praticamente, ok? Quando tu sei innamorata, in estasi di qualcosa, di un tramonto, di un fiorellino, di un uomo, di una donna, straccia la mente ordinaria. Prendersi un minuto per praticare l'attenzione consapevole nell'innamoramento aiuta a fare di questo evento un vero rituale di passaggio. Non avere consapevolezza nell'evento, cioè nella bellezza di un fiore, di un tramonto, dell'acqua calda, di tutto quello che ti ho detto prima, rischia di rendere l'individuo vittima della sua stessa energia. Ti dice questa carta, in questo mese ti troverai in una situazione molto bella. Se non vedi la bellezza intorno a te, la devi cercare, guardando più profondamente in ciò che stai vivendo e nelle tue emozioni. Cioè devi trovare la bellezza in quello che stai vivendo, perché è un momento unico questo mese per te. E mo ti dà il rituale della buona riuscita. L'imperatrice è uscita 2 volte, che ha a che fare con lo sviluppo, successo, notorietà, cioè sentirti bene, appagata, prospera o prospero. Allora ti dice, nella tua condizione c'è qualcosa o qualcuno da cui sei attratta o attratto. Se non ti senti innamorato in presenza di questa carta, devi sapere che c'è qualcosa o qualcuno di cui ti puoi infatuare. Trova l'oggetto del tuo innamoramento ed evoca in te la presenza di questo Dio potente, amore. Cioè magari trova l'oggetto del tuo innamoramento. Ripetiamo che qua abbiamo l'amore erotico, già te l'avevo preannunciato prima. Allora, contempla l'oggetto della tua passione, che sia un tramonto, che sia un'attività lavorativa, un progetto creativo, un uomo, che sia una donna, un gattino, un fiorellino, ok? E contempla l'oggetto della tua passione.
tutta la bellezza che ti circonda e di cui riesci a essere consapevole. Concentrati sulle emozioni che l'oggetto del tuo innamoramento ti fa provare e trova l'emozione principale, la più importante. Rimani concentrato su questa emozione e ripeti la seguente formula psichica della creazione immaginale rivolgendoti all'emozione stessa. E dici questo: riconosco in te il mio riflesso e sono infinitamente grata o grato. Aiutami a rinforzare in me l'energia, la creatività e la visione che porti in te. Ok? È facilissimo, bellissimo, semplicissimo e potentissimo. La pratica della gratitudine attiva dei poteri straordinari nell'essere umano. Per esempio, se nella contemplazione di un quadro percepisci un'emozione di mistero e vastità, chiedi all'emozione stessa di aprire in te le possibilità di creatività e visione ancora inespresse. Le emozioni sono divinità o spiriti nelle forme di spiritualità naturali legate alla Grande Madre, come l'animismo, lo shintoismo, eccetera. Erano tali in verità anche per gli antichi e sotto questa forma sono conosciute anche in alchimia e nella psicologia immaginale. Per fare un altro esempio, se nella contemplazione di un bosco, per esempio, provi un sentimento di gioia, chiedi alla gioia stessa di attivare in te livelli nuovi di energia. Ok? Oppure se al pensiero della persona amata vivi un sentimento di elevazione, chiedi alla tua stessa emozione di aiutarti a lavorare sulla capacità di sviluppare in te quelle qualità e doti che percepisci nella persona amata. Cioè capite che è tutto un grande rito meraviglioso. Questa è la pratica da fare in questo mese per avere l'autorità con il Papa al centro per realizzare dei cambiamenti potentissimi e radicali. Ok. L'innamoramento è un rituale di passaggio. L'innamoramento esiste per permetterti di creare oltre te stessa o te stesso, unendoci a possibilità, doti, talenti che risiedono in noi, ma sono ancora inespressi e che vediamo nell'immagine dell'oggetto del nostro amore, che è un riflesso della nostra anima. L'animale che devi visualizzare è l'orca marina, perché è la personificazione marina della Grande Madre. Oggi è vincente chi si ferma a contemplare la bellezza, perché la bellezza è la prima e l'ultima cosa, è la madre e la figlia, è la danzatrice dei cieli che sparge polvere d'oro sul mondo. Quindi ragazzi miei ragazzi, questo è il mese in cui ti innamorerai follemente di qualcosa, ma non solo, devi applicare come i buoni maghi, sciamane e sciamane, curandere e curanderi fate. Dovete utilizzare quell'energia creativa dentro di voi. Quando vi innamorate di qualcuno o quando vi innamorate di un tramonto o di una pianta, di un animale, perché vedete nell'oggetto del vostro innamoramento dei potenziali che in voi sono ancora inespressi. Quindi chiedete a quell'emozione che vi sta facendo provare l'oggetto del vostro innamoramento di potenziare la vostra visione, la vostra creatività e le vostre doti. Questo è il mese in cui io ti vedo innamorata di te, ma soprattutto attraverso le relazioni che hai con le cose, gli eventi, le sfrutti in modo tale da poter potenziare il tuo essere, il tuo estro e il tuo talento. Alcuni di voi vi innamorerete follemente di qualcuno perché abbiamo il 10 denari con l'imperatrice, però è come se aveste un po' di paura a darvi a questa situazione, tant'è che vedo il matto nella stesa principale, no? Un po' di paura a darmi a questa emozione, se poi va male, no? Però al vostro positivo anche nell'amore ricordiamo abbiamo la torre, che può essere un colpo di fulmine, la decisione presa in conformità di questo per chiudere situazioni stagnanti e aprirti al nuovo. Ok? Wow, ragazzi miei ragazzi, una stesa bellissima, molto poetica, che richiama proprio la bellezza che vige in te da Bilancia dominata da Venere. Detto questo, io concludo qui, ti faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!